Bene, abbiamo iniziato per Valerio. Ciao Monica, Ciao. vecchio amico che tu hai conosciuto oggi. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Allora, mi si presenta sotto forma di Gatto Felix, il cartone animato, Mosco sai, degli Benz. inizi del Novecento, Lo disegnavo. in bianco e Bianco e nero, nero. così. Mm. E mi mostra che ha in mano due cose. Uno è un canocchiale in una mano, nell'altra mano ha una bacchetta magica che termina con una stellina. La punta dov'è? Verso l'alto o verso il basso? La punta è verso l'alto. Ok. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi fa vedere proprio come è in grado di saltare da questa sembianza felina alla sembianza umana, da questa dimensione a una dimensione più elevata. Ok, chiamiamo subito sua moglie. Mi viene sotto forma tipo di campanellino, di fatina, sì, così, Mhm. con tutta la polvere magica intorno. Fiamma? Sì, assolutamente. Come vedi che sono fiamme? E in questo caso mi mostra come questa specie di polvere d'oro che lei ha intorno è la stessa polvere d'oro che avvolge anche lui e si fondono anche in alcuni punti queste due polveri. Ok, dietro alla moglie adesso vediamo una sorta di ologramma, se ci sono, di tutte le vite in cui Valerio e lei si sono già visti. Tipo anche in Cambogia, però lì un po' una vita dura. Però insomma c'era comunque una sorta di solidarietà femminile, erano tutte e due donne. Mhm. Un po' schiacciati, vedo, schiacciate dagli uomini, lavorativamente parlando, e si davano manforte l'una con l'altra. C'era Mm, una relazione? no, 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 Amiche, sì, molto amiche. sì, molto solidali tra di loro. Ecco, ma lì c'era la condizione di fiamma? No, 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 ok. no. Un'altra vita sembra tipo dei ricercatori di eh, pietre preziose, solo che Mhm. lui è un bambino, Valerio è un bambino, e quella che è l'attuale moglie è un uomo più grande, più adulto, come se Valerio il bambino fosse quello che aveva le intuizioni, dove andare a cercare. Mhm. Quindi in realtà è un'amicizia tra un adulto e un bambino. ehm, Interessata, eh, allora, empatica. sicuramente preziosa, perché dava ehm, è invertita in un certo senso, no? Perché l'adulto è quasi nelle mani del bambino, si deve Ha affidare bisogno. completamente. Sì, sì, Ok. Erano fiamme? no, no, Quindi la fiamma si crea. assolutamente. Si forma, non c'è la teoria della metà della stessa mela, ci inseguiamo da un tot di vite. Per me no. Ok. Quando si è formata la fiamma di Valerio? Da 20 anni, mi dice. Da 20 anni, come se loro avessero iniziato questo processo di avvicinamento, anche se ovviamente avevano vite differenti ed erano geograficamente lontani, Mhm. però si erano già etericamente riconosciuti e si Ok. stavano, come dire, preparando reciprocamente, ognuno stava forgiando la propria vita per l'incontro che ci sarebbe stato anni dopo. Posso dire il paese, Valerio? O dico solo Oriente? No, dico solo Oriente, ok.
Ok, quindi in 20 anni fa Valerio inizia a pensare a quel paese in Oriente, ma magari una vacanza lì prima o poi la faccio, giro Inizia come a 20 anni. sentire, a sentire che c'è la possibilità di una compatibilità, di una fusione. Eh, Inizialmente è così, è molto vago, no? Questa sensazione. E Mhm. poi mano a mano si forma, diventa sempre più concreta. Quando parliamo di fiamme io ho sempre i brividi, un po' ovunque. Ok. Primo messaggio della fiamma, la fatina, Trilli, al marito, subito. Siamo inseparabili. Invincibili, però aggiunge anche. Ok. Cinema, 3 figli. L'ex collaboratore, quello in Giappone e la terza. Allora, la terza viene un po' lagnandosi di varie cose, un po' lamentosa, un po', sai, ehm, non so, qua fa un po' freddo, non mi sento tanto bene, ho poco tempo, un po' lagnosa. Mm? Il figlio, diciamo, legato alla Svizzera, è, un po' bambino. Ecco, come se non fosse del tutto cresciuto, come se stesse in attesa ancora di essere visto e trattato come un bambino. L'altro, quello Giappone. legato al Giappone, un po' più scanzonato, un po' ribelle, un po' anche a tratti non così centrato, un po' confuso, ancora non ha chiaro bene se stesso, non ha creato una buona relazione, profonda relazione con se stesso. I vicini. Allora, un po' allora vengono, ma con un certo grado di ostilità, quasi di difesa del territorio, facendo sentire Valerio e la moglie come degli intrusi. La prima ex moglie. La poveretta, non so, mi viene proprio questo da dire, completamente imbrigliata, imprigionata, incatenata in una serie di credenze molto limitanti. Mi viene proprio imbavagliata, fasciata come una mummia. Va bene. Vibrazione di Valerio. 56 miliardi. Infatti. Ottima, ottima, alta, alta. Consapevolezza. Mm, 189, 190, PS. 57, Vite. 862, Cervello. 11 e mezzo, Suscettibilità ipnotica. circa 80. Allora, fossimo a scuola è un 9,5 questo. 10 non si dà perché non sei a 90 milioni, però lontano dalla tua ultima sessione, di almeno un anno, forse di più, no? Pazzesco, tutto. Non li commento nemmeno. 11,5, 80, puoi farti sessioni da solo, puoi fare sessioni con me e andare tranquillamente in ipnosi. Incredibile, 56 miliardi di vibrazione. Solo la vibrazione della moglie. Un po' meno, 40. 40. Se la moglie conoscesse a un livello discreto, la nostra lingua, quanto vibrerebbe? 62.
Quindi la mancanza di una comunicazione piena e libera incide nella sua vibrazione? Sì, lei stessa a volte in realtà ne sente il peso, è come un po' impaurita da questo, un po' bloccata di non farcela, però vedo che è anche una cosa transitoria, passeggera. E incide nella coppia? No, più di tanto no nella coppia. No, incide di più rispetto a una sorta di autostima. Mm. E ha un'integrazione, no? Forse non ha amiche, non ha persone con cui può Mm. avere. Hai detto proprio la cosa giusta, nel senso che quando si introdurrà una persona con cui lei può parlare in italiano senza sentirsi in difficoltà, senza sentirsi a disagio, vedo che davvero questo aspetto si sblocca anche molto rapidamente. Interferenze di Valerio. Allora, come eteriche c'è tipo il leone della Golden Mayer, per idea, no? Che Mhm. sta ruggendo aprendo proprio le fauci, e una lucertola, un EDL e basta. Ok, siamo in un mondo di interferenze e con questi valori, queste cose sono giocattoli, no? Che servono, Valerio, ti servono. L'assenza di interferenze non è positiva. I giocattoli servono, le interferenzucce servono per fare delle cose e risolvere dei problemi, quindi le interferenze non ti servono più, i giocattoli vecchi li butti. Leone, lucertola, un EDL, bene. Mentali. Ce n'è una che si chiama Glissa Glissa. È come se lui, da un lato, volesse proprio andare oltre alle bassezze umane, che si declinano in varie maniere, in varie mediocrità, però in realtà spesso rimane un po' intrappolato in queste bassezze umane, in diversi ambiti della sua vita, nell'ambito familiare, poi nell'ambito anche sociale. Quindi è come se non riuscisse a trovare un equilibrio in questo. Si tratta appunto di trovare una chiave animica e quindi di leggere queste bassezze, mediocrità, in chiave assolutamente esclusivamente evolutiva e quindi di non cadere nell'idea di essere ferito o di essere invischiato o a volte a tratti di sentirsi superiore. Livello? Dipende, diciamo fra il 2 e il 3. Quando è 3? Quando si trova a doversi scontrare con determinati personaggi, per esempio quando si trova a scontrarsi con i vicini di casa, ecco. Allora diventa più forte anche il coinvolgimento. È come un po' lì al limite. Quindi da un lato è come se a tratti l'ego lo tirasse, ok? La parte della mente, la parte, se così vogliamo dire, più umana. Dall'altra, invece, è assolutamente portato a vedere le cose come le vede l'anima, come lo vedo lo spirito. Quindi in un'altra ottica, in un'ottica proprio di evoluzione, di senso della vita, come se fosse in bilico fra queste due cose. Quindi ogni tanto assolutamente inciampa anche lui e si fa anche lui coinvolgere in questo vortice di piccolezze. Ok, quindi se procederà con l'avvocato, con i vicini, Glissa, e non avessimo fatto questa sessione, Glissa sarebbe salita o diminuita? Allora lì poi si aggiunge, come spesso appunto accade, no? L'entità eterica il leone che lo fa ruggire, essere anche molto aggressivo, arrabbiato, rabbia che tra l'altro si ritorce contro se stesso. Infatti lui ha anche
queste problematiche al fegato, perché lui tende a fare questo, che questo glissa glissa poi alla fine, non riuscendo veramente ad andare oltre queste stupidaggini umane, in realtà poi va a somatizzare, ok? Quindi sarebbe sicuramente aumentata. Invece lui ha la possibilità di giustamente affrontare la situazione, giustamente avvalersi dell'avvocato, ma senza farsi invischiare, senza entrare in quella bassezza del gioco e in nessuna dinamica emotiva di questo genere. Impianti. Guarda, io ne vedo solamente uno al polso sinistro ed è come una corda che gli stringe forte forte il polso sinistro ed è per assurdo l'unico modo attraverso cui sia l'entità leone che l'entità lucertola si illudono di avere la possibilità di bloccare il suo emisfero destro, che è proprio quello delle soluzioni, della creatività, insomma del flusso più intuitivo e animico. Progetto di Valerio. Fantasilandia. Mi fa proprio vedere lui come un mago, infatti ha radicalmente trasformato la propria vita ed è riuscito davvero ad essere il creatore, il trasformatore. Mi fa vedere anche come a tratti lui riesce ad uscire da questa dimensione un po' più terrena, un po' più materica e andare proprio a volte da solo, a volte insieme alla sua fiamma, verso altre dimensioni più elevate, verso altri piani esistenziali, in cui c'è proprio più libertà, in cui c'è proprio quel senso di libertà che lui riesce a vivere solo parzialmente in questa dimensione materica. Vabbè. Causa esoterica dei problemi di salute. Peso 10 kg. Io questo è come se lo vedessi un'ultima zavorra, un'ultima ancora con quello che può essere una parte della sua vecchia vita. Esattamente, adesso se dico così sembra brutto, no? La famiglia. Nel senso che, allora, provo a spiegarmi al meglio per non essere fraintesa. Valerio è come se stesse arrivando alla consapevolezza che la famiglia che ora si trova, quindi comunque la moglie con cui l'ex moglie con cui ha generato i figli e i figli, non sono esattamente un'espressione animica, ok? Sono un'espressione materiale. E infatti lui, per quanto possa sentire affetto per i figli, è come se non sentisse la stessa affinità animica che per esempio trova con la moglie attuale. Mm-hmm. E quindi è come se sentisse il peso di quella che per lui è una sorta di dimensione e di parte della sua vita che lui ha lasciato alle spalle, ma che di fatto ancora c'è. Ed è come se questo peso fosse il peso di questa famiglia che lui assume sul proprio corpo. Nessuno dei 3 figli vuole seguire le sue orme e ha un futuro, diciamo, deciso, segnato, stabile. Sì, oltretutto non c'è un'autentica comunicazione emotiva, mentre lui è uno che vorrebbe davvero la trasparenza e sentire il sentimento nelle parole, sentire la verità nelle parole, non riesce a avere questo tipo di comunicazione con nessuno di loro, cioè non riesce neanche a comprendere le vere motivazioni che muovono le scelte di questi figli. Cosa che invece con la moglie riesce perfettamente a fare. Riesce perfettamente a fare questo, per esempio, mentre scrive. Quindi assolutamente è nelle sue possibilità, no? Questo tipo di comunicazione, ma non con loro, come se davvero loro appartenessero ad una
sì, ha una dimensione un po' inferiore rispetto a quella a cui appartiene lui, quindi una consapevolezza decisamente più bassa di lui. Però questo è sempre avvenuto. Perché adesso 10 kg in più? È come se in questo momento in cui lui è riuscito a trasformare tantissime cose, lui è riuscito a estinguere i suoi debiti, è riuscito a vendere una casa, è riuscito ad andare ad abitare in un posto bellissimo, in una casa bellissima, quindi sta sempre entrando di più in una nuova dimensione, in una nuova realtà che si sta creando. È come se una sorta di senso di colpa lo dovesse trattenere con il peso a quella realtà che aveva scelto prima, che era tutta la sua famiglia. I nodi adesso vengono al pettine, insomma. I nodi vengono al pettine e più che altro è come se ci fosse un qualcosa che lo deve per forza frenare. Ma lui, nel momento in cui lui può fare questo ulteriore passaggio di comprensione più profonda, che possono coesistere queste dimensioni. Lui può passare in maniera leggera, quindi anche con il calo di peso fisico, da una dimensione all'altra. Non ha bisogno del peso corporeo per rimanere in parte legato a questa realtà che in un certo senso è un po' più attinente al passato. Fegato. E a volte lui ha degli eccessi di rabbia perché le cose non vanno come lui ritiene che sarebbe molto semplice e naturale che andassero. Lui ha proprio questo senso così forte sia di giustizia che di libertà che di trasparenza, che a volte gli sembra assolutamente così pazzo e assurdo che invece le persone seguono proprio una direzione opposta. E allora questo gli dà molta rabbia. Reni. Un pochettino involontariamente l'ha detto. È guarda, lui è proprio rispetto a diverse questioni in un momento chiave in cui ha fatto tipo 3/4 del lavoro e deve fare l'ultimo quarto. E per quanto riguarda Irene, deve fare l'ultimo quarto del lavoro rispetto alla madre, alla propria madre. Nel senso che lui animicamente è proprio differente, ok, da sua madre. E quindi ha accettato che la madre non lo capisse come anima e l'ha parzialmente perdonata. Ok? È come se rimanesse ancora un briciolo per risolvere completamente il rapporto con questa madre. Pressione alta. Pressione alta me lo lega, vabbè, adesso va meglio, lui ci ha Adesso va meglio? spiegato che sì, però questo è proprio il lavoro, è come se veramente lui a tratti è come se avesse paura di non riuscire a controllare tutti gli aspetti di questa attività lavorativa. Infatti si sente un po' così in difficoltà perché non trova il personale giusto, perché non sa esattamente a chi poi, no, lasciare questa attività, eccetera. Quindi la vedo più legato a queste preoccupazioni lavorative. Causa esoterica del fatto che lui ha visualizzato nel misuratore elettronico di pressione la sua manetta, e l'ha relegata, quindi ha relegato l'oggetto che era sempre lì che lo guardava via in un cassetto, e in questo modo ha risolto da solo il problema della pressione, Mh. presumibilmente. Lui è un mago, no, il suo progetto è Fantasilandia e assolutamente sta scoprendo come funziona la realtà. Mh. Ok. E questo è uno delle dinamiche di funzionamento. Ginocchio destro. Lì io vedo anche un po' un senso di allora è un misto tra un forte senso di responsabilità
ok? E Mhm. rendersi conto che c'è una situazione che non riesco a capire, secondo me riguarda uno dei figli, in cui temporaneamente si deve piegare e ha difficoltà a fare questo, ok? A piegarsi, per poi successivamente riprendere la sua posizione eretta. Però ha fatica a fare questo. È come se dovesse fare, credo che sia riguarda il figlio della Svizzera, Mm. una sorta di, se ti dico mea culpa non è proprio esatto, Mm. ok? Però un parziale mea culpa, affinché il figlio, che non è così maturo, ok? Perché ancora ha dei tratti infantili, si senta amato in un certo senso come un bambino, e allora poi si può riaprire meglio il dialogo, ok? Però è necessario che lui è come se ammettesse a qualche colpa, Mm. anche se non è che ce l'ha esattamente. Quindi non è il peso. Secondo me, cioè, nel senso, sappiamo come funziona, no? Mhm. Cioè il peso è tutto una sorta di pretesto fisico per darci questo messaggio. Va bene. Analizziamo il sogno in cui ammazza le mosche. Mm. È proprio le, le inezie, le piccolezze, le ho definite prima, le bassezze. Ci sono veramente tante cose che lui ritiene così sciocche, così superflue, così misere, che è quello che lui fa, che vorrebbe fare nella vita di tutti i giorni. Non ne comprende veramente l'esistenza, sono parassiti, cose inutili. Non ho capito, quindi sono cose della vita che lui vuole eliminare? Inutili della vita che lui vuole eliminare? Sì, perché nella sua testa è assurdo che esistano. Sono talmente sciocche, talmente tanto fastidiose anche, sì, che vuole eliminare. Un sogno che non faceva da tanto tempo, volare. In un certo senso è simile, no? Ed è come se fosse l'entità mentale glissa glissa, però vista in positivo. E quindi lui che si rende conto della mediocrità, no? Delle persone, e guarda a distanza questa mediocrità, ok? Però senza giudizio, senza sentirsi superiore, comprendendo il senso generale di quello che è il piano, di quello che è il progetto umano, ok? E infatti lui si alza ed è come se fosse completamente neutrale, no? In questo suo volo, e in maniera altrettanto neutrale riatterra giù e continua a procedere camminando a terra lentamente. Quindi è come in questo sogno, un momento in cui lui ha superato la sua entità mentale glissa glissa, ha fatto pace con questa mediocrità delle persone, e questa cosa non gli pesa più. Perfetto. Chiamiamo l'amica che non c'è più. Portale Aureo. 3 anni di malattia. Non so, mi viene con i capelli lunghi, non so se è un'immagine che mi vuole proporre di un'altra fase della sua vita, perché ovviamente poi, insomma, essendosi sottoposta a quei trattamenti violenti, eh, insomma, capelli li aveva persi, no? Quindi è anche come in un certo senso ad esprimere, a rinnegare, no? Una scelta che aveva fatto di quei trattamenti lì. Mm. Quindi riportare la sua immagine a prima di quei trattamenti così aggressivi. La vedo come se mi proponesse un'immagine però anche di grande solitudine. Si vede che nella sua vita aveva come una parte di sé
di totale solitudine. Ecco, viveva profondamente questa solitudine, dove effettivamente forse l'unico vero rifugio, l'unico vero momento di pienezza era quello con Valerio. Un'affinità elettiva molto bella, molto speciale. Dov'è lei adesso? Anche con qualche rimpianto nella sua carriera. Come se forse lei avesse anche avuto altri talenti e non si fosse data la possibilità di viverli. Adesso lei è, insomma, è morta proprio da poco, eh. Mi fa vedere come un pochettino ancora è andata in ospedale. Perché mi fa vedere che ha sorvolato il letto, però mi fa vedere tipo che va a trovare una ragazza giovane. Si vede che poi in ospedale, insomma, no? Tutte le volte che c'è dovuta andare, aveva conosciuto una ragazza, anche lei coinvolta da questo tipo di problema, no? Perché mi fa vedere questa ragazza è molto giovane, completamente senza capelli, è molto smagrita. Ecco. Quindi questo senso quasi di tenerezza, di sostegno che lei ha, in parte mi fa vedere, quindi lei che è un po' qua così svolazza in questo reparto dove c'è questa ragazza, poi mi fa vedere anche in una, forse quello che poteva essere il suo studio, perché vedo che ha dei bei mobili un po' massicci, tanti libri. Tipo, sembra quasi una credenza in un certo senso quella che mi mostra, perché sembra una vetrinetta trasparente, no? Anche. Libri, vari, mensole con i libri. Lei sa cos'è il portale aureo? Senti, è un po' presto, per Lo tutto sa? Sì, questo. sì, 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 lo sa. È come se non fosse in questo momento nel suo campo. Mm? Mm. Però può andare a vederlo, solo vederlo, per poi ricordarselo, magari un domani, si ricorda la strada, si ricorda come ha fatto per andare a vederlo Mi fa e ci vedere va. adesso tipo, no, perché lei mi fa vedere come se, quando tu hai detto portale aureo, che è un momento, diciamo così, di benessere, lei mi porta in una casa di montagna. Adesso non so se lei andava in questa casa di montagna, eccetera, in cui lei poteva stare bene, sentirsi più leggera, stare meglio. E non riesco a vedere che fa questo fatto qui del portale aureo, Vabbè, ma mi fa vedere tipo come se ricevesse dal portale aureo una sorta di insieme di colori, mh, una fascia colorata, tanti colori come fosse l'arcobaleno. Ecco, lei riesce a vedere quella. Da questa casa di montagna lei riesce a vedere questa fascia coloratissima, multicolor, che arriva poi fino al portale aureo. Ecco, bene, questo sì. chiediamo a Valerio di andare a vedere dov'è il portale aureo aperto. Mm. Come se mi facesse vedere che esiste una specie di sentiero che da questa casa di montagna porta, ovviamente molto lungo come sentiero, porta al portale aureo. È lì, vuole buttarci un occhio dentro? È come se lui in un certo senso lo conoscesse abbastanza, perché mi dice che ha una allora, ha parzialmente una sostanza simile a quelle dimensioni che lui raggiunge in certi momenti della sua vita. Per esempio, quando ci sono dei picchi con la propria fiamma, per esempio nei momenti intimi con la propria fiamma, oppure anche nei momenti di grande ispirazione. Tipo mi fa vedere quando sente di aver realizzato un certo prodotto, i prodotti che lui fa,
di un certo livello, ecco, allora raggiunge anche di quelle vette. Possiamo dire i prodotti che fai, Valerio? Valerio, possiamo dire i prodotti che fai? Sì, ok. Questo mi aiuta molto. Gelati. È lì davanti, benissimo. La chiama l'amica con quel nome particolare che non dico. Sì, mi fa vedere che è come se la tirasse con un cono gelato che non saprei dirti che gusto è. Particolare. Malaga? No, non lo so, cioè, perché lo vedo un po' crema, Variegato. crema più dell'uva passa, possibile, perché c'è qualcosa dentro così. Una cosa del genere. Ed è come appunto se lei sentisse a distanza acquolina in bocca. E quindi questo la fa volare proprio verso il portale aureo. Mi dice che ultimamente aveva tanta nausea, non riusciva, no? A poter mangiare quello che avrebbe voluto, adesso non ce l'ha più. Uno di fronte all'altra, cosa si dicono? L'amico che io abbia avuto in tutte le esistenze. E lui mi risponde che mi manchi tanto. E vedo che mangiano il gelato insieme. Cioè un po' lo mangia lui e un po' lo passa lei e ridono un po' e scherzano e un po' piangono. Il Ma gelato ce l'ha da lei è adesso. possibile che lei avesse in alcune fasi della sua vita voluto magari un rapporto diverso con lui, però poi per una serie di Sì, 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 circostanze sì. è rimasta questa cosa qua. Cioè è rimasta, no, non è che è rimasta, mi sono espressa male, ricorda di aver provato questo. Il cono dov'è adesso? Nelle mani di lei. Sì, sì, sì. Quanto è buono. Questo è un Ottimo. gelato divino, dice. Ottimo. Di fronte a sé un disincarnato così, mancato così da poco, ha tante strade. Quale vuole percorrere l'amica di Valerio? Vedo che restituisce a Valerio il gelato, il cono gelato e per il momento ancora preferisce ehm, transitare ancora un po', no, in questi luoghi della terra. Mm. Però avendo veramente il cuore pieno e consapevole dell'esistenza del portale aureo, ma che ancora un pochettino deve aspettare per andare di là. E poi mi fa vedere tipo, non so se c'è qualche cosa riferito a degli incartamenti, come se si dovessero compiere delle cose ehm, magari burocratiche. E lei vuole forse attendere anche la risoluzione di alcune cose pratiche, burocratiche. Ok. Diciamo che il gelato di Valerio è talmente buono che è come quando si fa un ordine al ristorante, no? L'ordine che arriva alle cucine, il fogliettino. Quindi lei fa un ordine a Valerio di un cono, Malaga con l'uvetta, non sarà probabilmente Malaga perché Valerio li fa tutti un po' speciali, oppure sì, ok, sì. Il Malaga di Valerio, quando lei sarà pronta con questo cono bacchetta magica, andrà da Valerio, lo saluterà, prenderà questo cono virtuale e andrà nel suo portale aureo, che adesso ha visto dov'è. Mm, certo. Presumibilmente tra quanti mesi? Dice almeno 8 mesi, Benissimo. Il fogliettino ce l'ha? Quello è il suo biglietto. certo. Se lo promette? Sì, sì, senza problemi.
Allora si congeda parzialmente adesso da Valerio e lo saluta. Non so, parla di frutti di bosco, come se volesse che un gusto, sicuramente poi arricchito dall'estero di Valerio, improntato sui frutti di bosco. Ok. Prima di lasciarci, vediamo insieme una vita che hanno passato insieme. Aspetta, perché mi fa vedere tipo che sono nei banchi di scuola e c'è lei che copia sempre i compiti a lui. Lui è un lui, sì, sono due compagni di scuola. Lui è molto generoso, gli passa sempre sti compiti in classe. Ottimo. Ok, la salutiamo. Capita quasi sempre che persone che sono mancate da poco non vadano nel portale Aureo. Capita Certo. quasi 10 casi su 10. La salutiamo. Se poi Mi fa nel portale vedere solo, non so se è importante per lui, una vita in cui sono volontari in un posto in cui ci sono gatti, in una colonia felina. Boh. Se ci tenesse a farmi vedere questo. Ok, visto che è aperto, qualcuno che entra? Tutti disincarnati del posto in cui vive e quello in cui lavora. Mm. Alcuni addirittura che hanno fatto, credo, la seconda guerra mondiale anche. Mhm. Mm. Dove vive Mhm. o dove lavora? Dove Adesso. vive? Dove vive? Qua e là. Sì, lui ha già stabilito un'ottima connessione nel posto in cui vive. Benissimo. E cambiamo discorso. Causa esoterica delle difficoltà, soprattutto nel trovare un team nuovo di lavoro nel suo posto di lavoro, nella sua gelateria. Fantasilandia inizia a zoppicare. Qua non lo so il perché mi viene la sua moglie attuale. Cioè, nel senso, tra di loro c'è un rapporto stupendo. Anche lei è veramente una donna eccezionale, però è come se lei avesse dei suoi tratti di insicurezza e di fragilità, ok, personali, che nulla hanno a che vedere con lui, nulla hanno a che vedere con il lavoro in sé, ok? E quindi è come se questa sua fragilità e di insicurezza in qualche modo avesse un riflesso su questo. Della ex Non moglie. so, ma no, della moglie attuale. Ah. Mm. Scusa. È come se avesse bisogno di, non lo so che tipo di sicurezza, di rassicurazione ha bisogno, ma chiaramente riguarda se stessa, non certo, lui assolutamente non, cioè non le crea nessun tipo di insicurezza, di paura di nessun genere. Però è come se dentro di sé potesse aver, è assurdo, Mhm. paura che lui possa incontrare qualcuna, che lui possa creare un'altra dinamica, magari non con un'altra donna, hai capito? Ma non so come spiegarti, una dinamica che magari li può allontanare, ma che è proprio solamente una paura, ovviamente inconsistente, no? Quasi perché lei dice tutto questo è così bello, così troppo bello, no? Mhm. E vendere la gelateria? Allora, vendere la gelateria mi dice al momento no, cioè non è una cosa da farsi ora. Sarebbe uno scappare. Sì, poi lui non sarebbe così contento, cioè è come se poi se lo fa poi ha qualche rimpianto,
perché lui vuole veramente essere sicuro che questa attività venga proseguita in una certa maniera. Non è il vendere per liberarsene, per no? Lasciare Mhm, tutto alle mhm. spalle, no. Ci vorrebbero le condizioni per trovare qualcuno che porta avanti il buon nome della gelateria, Sì. quindi puoi volare via, non ne puoi più. Non ne puoi più. Ok, vabbè, io ti dico quello che arriva dalla tua anima. Sì, beh, è certo che lui lo farebbe, però, ripeto, se lo fa, poi gli rimane qualche rammarico, eh. Voglio vederti vendere ai cinesi, quelli si comprano tutto. Devi vedere se vendi ai Capito? cinesi. Sì, Eh, venderesti ai cinesi? Ah, ci hai pensato anche. Che poi vedi che ti mm, mettono i prodotti scadenti eh. e ti fanno un gelado dem. Sono tutti quei chilometri che devi fare adesso, eh? Ok, va bene. Quindi non ho capito cosa c'entra la moglie. Allora lei dice, se comunque lui continua a stare a contatto con le persone, potrebbe trovare una rivale. Ma no, non è proprio in questi termini, perché assolutamente per lei il rapporto con lui è solido esattamente come lo è per lui e assolutamente per lei sono inseparabili, eccetera, no? È come se fosse una sua personale insicurezza di non so come dirti, di non aver realizzato che questo è davvero il rapporto della sua vita e che non glielo porta via nessuno, ok? Quindi è come se avesse ancora questo residuo di paura irrazionale di perderlo. Mhm. Va bene. Cosa vuole fare Valerio da grande? Scrivere? Lui tante cose può fare, eh. Non sarebbe di certo un uomo in pensione che s'annoia. Sì, scrivere, sì, certamente. Ehm, Anche dipingere, anche proprio di nuovo viaggiare molto, Mhm. camminare, stare in mezzo alla cultura più vera delle cose, alla natura più vera delle cose, non all'aspetto finto artificioso. Mm, Anche molto godersi il posto che adesso ha. Perché si è Però sento che scelto? non starebbe bene se svendesse, e non intendo svendesse economicamente, ok? Mhm. Se Perché ha svendesse il suo lavoro. scelto queste deboli interferenze? Cosa doveva capire? Cos'è che nasconde come vero progetto Fantasilandia? Una Fantasilandia che non Ehm, c'è o che c'è in parte? che c'è in parte, perché comunque lui è in un processo, ok? Un processo di cui ha fatto già buona parte e infatti tanti suoi desideri si sono realizzati, tante cose si sono sbloccate, ok? Però c'è ancora proprio una parte che è relativa, diciamo così, agli ultimi aspetti, no? Che sono quello familiare e quello lavorativo e quindi la possibilità di essere mago e creatore anche da quel punto di vista lì. Ok. Solo che quel punto di vista lì proprio attiene molto anche ad altre persone. Quindi ovviamente serve un livello di magia ancora più evoluto. Vediamo cosa succede. Vada a, ormai lo sa fare, togliere tutto quello che c'è nei cluster e nell'avatar. Ci va sotto forma di gatto Felix. E trova tipo una tana. È una tana, come se proprio si nascondessero in profondità le cose, no? Mhm. Da estirpare. È come se estirpasse tipo un dente, estrae dalla tana un dente. E dice no, non è più tempo per questo.
Quindi butta tana e dente all'interno del portale definitivo con la bacchetta. Mhm. Quindi impone la bacchetta e la bacchetta crea questo movimento, diciamo così, magico di spostamento verso il portale definitivo. E qui cosa ci mette? E sempre con la bacchetta crea con dei movimenti della bacchetta un ad eternum. A forma Vedo di? che ha forma della sostanza della polvere d'oro che abbiamo visto all'inizio, e questo qui è proprio un vortice, una spirale. Avatar. C'è qualcosa? No, era come se fosse l'ombra dell'avatar, era rimasta l'ombra. La tiene? No, neanche questo, via nel portale. Cosa ci mette? Allora, di nuovo un ad eternum, questa volta tipo come se fosse creato dal il monocolo iniziale che abbiamo visto, il binocolo, che è diventato tipo un caleidoscopio. E quindi crea proprio un ad eternum caleidoscopico, quindi con tantissimi colori, sfaccettature coloratissime. Perfetto. Cambia adesso il quadro. Cambia la vibrazione che è a 450 circa. cambia la consapevolezza. 231. L'anima. 61. Le vite. 739. Cervello. 12,2. Suscettibilità ipnotica. 85. Valori sempre più perfetti del dopo sessione. Pazzeschi. Pazzeschi. Con questi valori d'oro. A Fantasilandia è ancora in vita? Esiste? Sì, certo. Ok, è cambiata? È cambiata nel senso che è più fusa con questa nostra dimensione, quindi non c'è un distaccamento tra le dimensioni, c'è proprio la capacità di fluire senza peso, senza rabbia, da una dimensione all'altra. Glissa glissa c'è ancora. C'è nella sua parte evolutiva e trasformativa, nella capacità di andare oltre queste piccolezze umane. Leone, lucertole DL. No. Ok. Um, vendere gelateria. Cosa è cambiato? La possibilità di riuscire ad attrarre a sé dei giusti acquirenti, non l'acquirente che necessariamente offre solo più soldi ed è più veloce. Quindi la capacità proprio di individuare persone appassionate anche. Nel frattempo, possibilità di creare una nuova squadra anche all'interno del nucleo familiare, recuperando dei rapporti. Sì, vedo che tra l'altro a questa proposta sorride la sua moglie. Sì, 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 assolutamente. Anche Rappo- dovesse durare poco, perché poi dopo lui, dopo poco vende, tipo nell'arco di un anno vende, però comunque una persona che alleggerisca il lavoro ad entrambi. rapporto con il figlio svizzera. Vedo che sta piangendo, tipo un po' singhiozza come un bambino, perché proprio hai bisogno in un certo senso ancora di sentire il papà. Mm? Del Giappone. Tipo la chiave della battuta, dell'allegria, scambio così di battute. Della figlia. E qui è un po' più difficile.
Ehm, Qua è come se dovesse attivare maggiormente la compassione e l'accettazione, Valerio. Di quello che è. Sì. Il rapporto con la ex moglie, la 1. Mm. Quello che è. No, non vedo trasformazioni, no? Le trasformazioni possono essere solo da parte di lui, di non, ecco, di recidere gli ultimi fili che lei ovviamente vuole tenere. Mhm. Tanto che lei non è stata in grado di crearsi poi un'alternativa di vita. Bene, il mago Valerio è nato con questa nuova condizione, con questi valori vicini alla perfezione. Come risolverà il problema con i vicini? Sì, con l'utilizzo dell'avvocato assolutamente sì. E allo stesso tempo è come se poi riuscisse a attivare come si può dire, una reazione bonaria da parte loro. Ok? Attivare l'aspetto di giovialità che naturalmente ci dovrebbe essere tra vicini. Mhm. Perché lo farà comunque con un certo distacco, non quindi con accanimento, con rabbia, con fastidio. Sarà appunto questo stato d'animo che attiverà una buona emozione anche all'interno dei vicini. Con questa nuova condizione, come cambia, se cambia, il rapporto con la sua fiamma? Come se si sentisse più sicura di sé. Come se lei lasciasse alle spalle alcune sue insicurezze che sono sue, ok? Sue personali di donna, quindi che attengono alla sua vita cioè precedente, attuale, ma prima, no? Di unirsi a Valerio. Mhm. È come se fosse ancora uno step successivo. Io li vedo proprio entrare in fiamme del quinto livello. Si vuole lasciare un messaggio, Valerio? Sono il re creatore e creo felicità per me e per i luoghi su cui cammino. Lo scrive anche? È come se si facesse in un certo senso suggerire, ispirare nelle parole dal paesaggio circostante, dal fruscio delle foglie, dallo scorrere in lontananza dell'acqua. E loro sono proprio dei suggeritori di emozioni, questi suoni, questi profumi, di emozioni e di intuizioni, di idee. Messaggio di lui a lei. Sei la realizzazione di ogni mio desiderio, anche i desideri che non credevo di avere, stai realizzando. Messaggio di lei a lui. E stiamo creando un sogno meraviglioso ed è la nostra realtà. Bene, cosa fa Valerio come anima adesso? Come anima è come se contemporaneamente potesse accogliere e contemplare dentro di sé tutto, perché vedo che è come se assorbisse in sé, per esempio, l'amica disincarnata, la madre, i figli naturalmente la sua fiamma, ma anche i vicini di casa e anche tutte le persone a volte mediocri che incontra nelle sue giornate.
Cosa vuole dire a te, Monica? Mi sono sentito capito. E a me? È come se fossi un caro amico da anni. Vibrazione finale. 850. Mamma mia. Va bene. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.